È buono? Che gusti sono? Limone, bacio e di bosco. Frutto di bosco? Ah, buono. Va bene. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Gibellina Nuova e oggi andremo sulle strade del vino di Marsala e poi a Trapani, però vediamo meglio il percorso sulla mappa. Come vi dicevo, ci troviamo a Gibellina Nuova e oggi andremo verso Marsala percorrendo le strade del vino di Marsala, ma una volta a Marsala dal vino passiamo al sale, quindi percorreremo la strada delle saline e arriveremo a Trapani. Ed eccoci in strada, benzina fatta, ma in realtà la giornata non è iniziata proprio adesso, perché questa mattina ho visitato la nuova Gibellina, però in questo momento è un po' complicato da spiegarvelo. Guardate l'episodio precedente, poi guardate questo, così capirete da soli. Quindi questo episodio inizia già in ritardo e mi aspetto ovviamente che finirà altrettanto tardi, anche se in realtà non dobbiamo fare molti chilometri, però vediamo. Comunque adesso è già ora di pranzo e adesso il primo posto che vedremo sulla strada ci fermeremo per mangiare qualcosa. Allora, qui abbiamo una lasagna verde con carne, spinaci, verdure varie e pesto di pistacchio. Col pesto di pistacchio, mentre chiaramente me ne ha offerto un pezzo marino perché vabbè. E qui invece abbiamo una, non so come si chiama, me l'ha detto ma non me lo ricordo. Questi qua sono gli anelletti, ecco qua si chiamano anelletti, ed è una pasta tipica siciliana, un sugo tipico siciliano. Lo mettono anche, questa cosa qua la mettono anche dentro gli arancini, Quale ti piace di più tra le due? Anche se questo è marchio italiano. Eh no, è giapponese. Questo? E anche? Sì, questo l'ho messo io però. C'è il trucco. Non ho capito. Lui, la sua. Adesso quando le accendiamo capisci da solo. Allora, adesso lo accendo io. Poi mi dici quale delle due fa più rumore, ok? Sei pronto? E questa è la mia. Quale fa più rumore? Hai visto? Ciao Eric. Ciao. A parte la solita cornice di pale eoliche, la strada che stiamo percorrendo è una delle strade del vino di Marsala e molte delle vigne appunto che vedete intorno a me servono a produrre questo vino. Ma la cosa curiosa è la storia della nascita di questo vino o comunque la leggenda, non si capisce bene quale sia il confine tra storia e leggenda perché è curiosa. Tra poco, dove sarà possibile, ci fermeremo e ve la racconto.
Queste sono le strade del vino di Marsala, ma sembra che il vino Marsala sia nato quasi per sbaglio. Sembra infatti che nel 1700 un commerciante inglese dovette fermarsi nel porto di Marsala a causa del mare mosso e così, con la scusa, iniziò ad andare a cenare nelle varie osterie del paese. E ovviamente nelle osterie provò anche i vini locali e gli piacquero talmente tanto che volle caricare la nave di questi e portarla in Inghilterra. Però c'era un problema. Il viaggio sarebbe durato troppo tempo per farlo arrivare con il suo sapore originale, così nelle botti inserì un certo quantitativo di grappa per poterlo conservare al meglio. E il risultato ottenuto era molto simile ad alcuni vini spagnoli, ma molto più economico, e piacque talmente tanto ai ricchi inglesi che decisero di produrlo su larga scala. Sempre a proposito di vini, sembra che il nostro modo di brindare dicendo cin cin derivi dal dialetto siciliano, come a dire 100 anni in dialetto, non lo so dire. Cindan. Cindanni, una roba del genere. Cin cin. Allora, viene raccontata come una leggenda, ma sembra che sia davvero andata così. Però adesso ci spostiamo dalle strade del vino di Marsala alle strade delle Saline in direzione Trapani. Ecco, se la pala gira così forte vuol dire che c'è tanto vento. Io ne sto sentendo tantissimo e mi tocca stare metà fuori dalla moto per tenerla dritta. Almeno ci provo. Siamo alle Saline. Chiedo scusa. Trapani era il porto più importante d'Europa per l'esportazione del sale, ma parlando solo di Italia, su tutte le tavole italiane nel secolo scorso c'era il sale di Trapani. Ma il bello è che il processo di produzione oggi cambia solo di qualche dettaglio rispetto all'epoca. Dal dire al fare la strada è lunga, va da sé, però per produrre il sale ci vogliono semplicemente 3 ingredienti e li vediamo e li sentiamo anche in questa inquadratura: il sole, il mare e il vento, e sono gli stessi praticamente tanto cari ai salentini. Salentini. No, non c'entra niente col sale. E ovviamente deve piovere il meno possibile, altrimenti i tempi si allungano, e di molto. Comunque per ottenerlo si creano dei bacini artificiali come delle piscine, questo che vi sto facendo vedere, e si pompa l'acqua direttamente dal mare, da qui. Ovviamente il fondo di queste vasche deve essere impermeabile, perché altrimenti l'acqua filtrerebbe nel terreno e non si depositerebbe il sale, e quindi per impermeabilizzare il terreno viene usata l'argilla. Sì, la stessa che mi ha giocato un brutto scherzo negli episodi precedenti. A questo punto l'acqua c'è ed entrano in gioco il sole e il vento che fanno evaporare l'acqua, e questa, evaporando, diventa sempre più salata. E via via che evapora l'acqua la si travasa in vasche sempre più piccole. Oggi lo si fa con delle pompe, ma in antichità si utilizzavano le spirali di Archimede.
Sì, il siracusano, quello dei specchi ustori che dava fuoco alle navi, lui. E nel frattempo l'acqua, oltre ad evaporare, deposita sul fondo anche le sostanze che potrebbero essere nocive. E man mano che l'acqua evapora, che diventa sempre più salata, si viene anche a creare questa alga rosa, questa. E se ne ciba dei gamberetti, e a loro volta i gamberetti vengono mangiati dai fenicotteri, e pare che i fenicotteri siano rosa proprio per questo motivo. E finalmente ci siamo, dopo vari travasi l'acqua è quasi del tutto evaporata e rimangono solo questi grossi grumi di sale. A questo punto con le pale si prendono quei grumi di sale e si ammucchiano così facendo delle montagnette come queste. E a questo punto, almeno in antichità, arrivava il turno dei mulini. Ora non ci sono più, ma su quelle pale prima c'erano delle vele e queste pale girando trasmettevano il movimento ad un albero centrale. Questo albero centrale a sua volta lo ritrasmetteva alla base del mulino a delle macine e queste macine tritavano i grossi grumi di sale in quello che oggi chiamiamo il sale grosso. Ok, le saline le abbiamo visitate e adesso andiamo alla stanza che abbiamo prenotato. Questa notte la passiamo in un albergo che è proprio qui a Trapani, un 14 minuti, vicino al porto. Salutiamo le saline. Tra l'altro non so se si vede dalla telecamera, ma se seguiamo tutte quelle luci che vanno fino in cima alla montagna, ecco, lì proprio in cima alla montagna, quella è Erice. Eccoci qua. Allora, questa è la nostra stanza, 103, via. Ok, armadio vandalizzato, ma il meglio deve ancora arrivare. Questo niente. Sì. Panorama, vista a porto. Palazzi, porto. Però, guardate adesso. E anche per questo episodio è tutto. Se vuoi rimanere aggiornato sul nostro viaggio, clicca il tasto iscriviti, clicca il tasto like e seguimi sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.